Tra i primi piatti della cucina nazionale, il mio preferito resta da sempre la carbonara e c'è anche una motivazione perché adoro le uova. Quindi la carbonara per le uova, nella pasta al forno metto l'uovo sodo, nella pizza mi piace l'uovo sodo e proprio per questa mia passione ho anche delle varianti mie personali. Non la chiamerò carbonara, altrimenti gli amici romani si scaglieranno contro di me, anche se a dire il vero poco mi importa perché ognuno a casa sua è libero di fare quel che vuole. Però voglio farvi vedere una mia versione di spaghetti con le uova alla calabrese che faccio in pratica da una vita, tant'è che gli ho dato anche un nome mio personale, la carbociccia. Vedete? Venite a scoprire come si fa, che è molto semplice e soprattutto quanto è buona. Chi proverà a farla mi scriva per favore nei commenti se ho ragione oppure no. Buona visione! Venite a scoprire come si fa, che è molto semplice e soprattutto quanto è buona. Chi proverà a farla mi scriva per favore nei commenti se ho ragione oppure no. Buona visione! E allora il tagliere è già pronto, vediamo cosa ci serve per fare questo piatto. Innanzitutto 3 belle uova fresche, un bel ciuffetto di prezzemolo, del formaggio pecorino calabrese, non può mancare il pepe nero, ok? E poi l'ingrediente principe, la nostra salsiccia stagionata dolce. Perché salsiccia stagionata? Si potrebbe fare anche con la fresca, però pur essendo lo stesso ingrediente, vuoi mettere quando la salsiccia è già stagionata, che ha preso il profumo degli ingredienti, soprattutto delle spezie contenute nell'impasto, del finocchietto, della polvere di peperone rosso, della salsa di peperone, è tutt'altra cosa. A me personalmente piace tantissimo fatta con la salsiccia stagionata, però voi se volete provare anche la versione con la salsiccia fresca, nessuno vi vieta di farlo. Una volta che avete tagliato la salsiccia così a rondelle, le andiamo a dividere per metà. Non le fate troppo sottile, se no poi va a finire che diventa un po' troppo eccessivamente croccante, ma ripeto, è sempre solo questione di gusto. Se a voi dovesse piacere più quell'effetto crispy, allora tagliate le fette più sottili. Per me va bene così. Allora, io qua sto facendo oggi la bellezza di 300 grammi di pasta, tutti per me, e vado a metterci 2 tuorli, così, quindi ho tolto l'albume, e il terzo uovo invece lo metto intero. Diciamo che più o meno mi regolo sempre in questo modo, ogni 100 grammi di pasta un uovo, e poi ne metto a volte, quando sono magari più piccole, anche uno in più per la padella. Una bella macinata di pepe nero e poi giù con il formaggio. Il formaggio, se magari avete un pecorino troppo forte che vi dà fastidio, potete tagliarlo con un po' di parmigiano. E con le uova, cari amici, a me fa impazzire davvero il prezzemolo. Qui non siamo nella carbonara, per cui siete liberi di aggiungerlo se vi piace. Una piccola spolveratina di sale quanto basta e andiamo a mescolare questa base che poi ci servirà in un secondo tempo. Deve venire abbastanza densa. Se a voi piace ancora più gialla, ancora più densa, potete omettere anzi l'albume del terzo uovo, oppure mettete 4 tuorli. Mettiamo ancora una manciata di formaggio, un'altra giratina e siamo pronti. Direi che possiamo a questo punto spostarci al fornello. Padella sul fuoco, mettiamo poi soltanto giusto un filo di olio extravergine di oliva, del nostro olio calabrese, e poi andiamo a mettere innanzitutto la salsiccia. A fiamma bassa, senza esagerare, la facciamo sudare, come si dice in gergo. Almeno a me, vi ripeto, piace così, non piace eccessivamente troppo soffritta, mi piace che resti
un po' intera, bella, sempre del suo colore rosso e non troppo scura. Come vedete, proprio perché è salsiccia stagionata, anch'essa contiene all'interno il suo olio, proprio l'olio della stagionatura, detta lacrima, e vedrete che tra un po' andrà a far diventare quasi arancione l'olio, proprio perché si scaricherà tutto in esso. Come si vedono anche i semi di finocchio selvatico. Nel frattempo l'acqua già salata è in ebollizione e possiamo calare i 300 grammi di spaghetti. Come potete immaginare, il tempo di preparazione di questo primo piatto strepitoso è davvero poco. Il tempo di cottura della pasta e avete fatto il tutto. Vedete, quando è a 1 minuto dalla cottura finale, lo spaghetto lo andiamo a tuffare nella padella con l'olio e con la salsiccia. Facciamo amalgamare bene il tutto. Se necessario, dopo aver scolato tutti gli spaghetti, aggiungiamo anche un po' di acqua sempre di cottura, una bella saltata, e vedete che già sembra che c'è l'uovo, già sono diventati gialli gli spaghetti. In realtà ancora non l'ho messo. Un po' ancora di acqua, una girata, e poi si può spegnere la fiamma sotto, perché l'uovo lo andiamo a mettere senza fiamma, ok? Eccolo qua, tutto svalangato sugli spaghetti, proprio come si fa con la carbonara. Io credo che questi piatti, sì, è vero, sono facili da eseguire, però è un piatto che forse non mangerei in un ristorante, per il semplice fatto che ha troppe sfaccettature. Cioè, mi spiego meglio, non perché non mi fido del ristorante, me ne guarderei bene, ma perché è troppo soggettivo. C'è a chi piace l'uovo più liquido, c'è a chi piace più cotto. Troppo pepe nero fa bruciare lo stomaco, esagerato di formaggio, il pecorino si sente troppo. Quando uno se lo fa a casa proprio, è sicuro che l'adegua al proprio gusto. Benissimo, ho fatto saltare l'uovo nella padella, un goccino di acqua, e per me direi che va bene così. Anzi, l'ultima saltatina ed è perfetta. Ripeto, per il mio gusto è perfetta, ragazzi. C'è un profumo pazzesco, un profumo strepitoso, dovete assolutamente provare a farla. Questo è il mio solito tegamino, che trovate eventualmente disponibile, se vi piace, nel nostro sito sfizidicalabria.com. È un tegamino da portata versatile, ci va giusto il 150 grammi, così farò il ripasso in una seconda porzione e direi che ci siamo. Posso procedere all'assaggio, che lo dedico a tutti quanti quelli che mi vogliono bene, che guardano i miei video, che li condividono e soprattutto che apprezzano la mia compagnia, a prescindere se poi faranno o non faranno la ricetta. Quello è una cosa che francamente mi fa piacere di più, che vi tengo compagnia e state con me con piacere per questi 10 minuti. Forchettatona fatta. Ragazzi, nulla, davvero nulla da invidiare alla carbonara, ma questo è un altro piatto che io metto da sempre allo stesso livello. È pazzesco. Ovviamente la salsiccia, se vi dovesse mancare quella buona calabrese, la trovate disponibile alla spedizione nel nostro sito. Per oggi è tutto, un abbraccio, alla prossima!